Finora ci siamo goduti il caos, il colore, la musica di Bogotà, ma adesso è arrivato il momento di andare a vedere che cosa c'è oltre. Andiamo nei paesini a cercare l'altra Colombia e a scoprire che cosa succede quando il traffico sparisce e il vento diventa protagonista. Ma abbiamo anche un'altra missione e so che detto da noi suonerà strano, ma dobbiamo allenarci. Sì, ci dobbiamo preparare per bene ragazzi, stavolta niente scuse. Abbiamo poche certezze sul viaggio in Sud America, ma una di quelle è che ci sarà da mettersi le gambe in spalla. Sud America è terra di cammini. All'orizzonte ci sono trekking e sudore, altitudine e polpacci doloranti. Quindi ora iniziamo subito e non mancano sicuramente le sorprese. Serpente. Ovviamente c'è spazio anche per la nostra attività preferita perché, come dicono qui, con barriga iena è il corazon contento. Oh my god. Una volta ritrovate le forze poi facciamo il punto delle prime spese e su come sta andando dal lato economico qui in Colombia. Finisce malissimo. Buongiorno ragazzi da Tunja, questo barettino fantastico con tutta la famiglia dietro che lavora. Abbiamo preso l'uovo stamattina, ormai siamo abituati all'uovo la mattina con i nostri tinti belli pronti e caldi. I ci vuole. mi piace che hai detto tinti, non tintos. E qui abbiamo la pansita che è questo piccolo croissant e questa che è una flauta. Tutto tranquillo e stamattina sta succedendo qualcosa. Ah, sta per cominciare in questo momento. Questa è la maratona canina. Ma sono senza cani. Ah no, è la maratona, però ci sono tutti i cani in giro. Eh sì, perché Una bulla, con energia, vamos, con energia, vamos. Allora, Sono tutti carichi, ma è bellissimo. allora, ci sono cani dappertutto, vedete? E ci sono anche degli stand con un simpatico personaggio, anche lì, il signor cane. Ecco, vedete, tanti cagnolini. Comunque sono tutti tranquilli, devo dire, belli grandi. Guarda qua che bellaschi. Ciao. Bellissimi ragazzi, sono quei bei cagnoloni. Ecco qua, signor cane. E Buenos días. Buenos días. Il cane non dà la mano. Tu hai capito cosa sta succedendo? Sembra una grandissima manifestazione per tutti i cani, proprietari di cani, ma si possono anche adottare lì dietro, ci sono i cuccioli che si possono adottare. Hanno messo l'erba per fare la cacchetta ai cani, gli osi vedi. Ecco, infatti la signora diceva attenzione, raccogliamo la caquitas. Vamos. Eccolo, il minibus. Ah, ecco, lo apre lui. Gracias. Vai, stiamo davanti. Mentre gli altri facevano la maratona, noi siamo corsi a prendere gli zaini e tipo in 2 minuti abbiamo trovato il posto per prendere l'autobus e partire subito. Adesso siamo un attimo fermi perché c'è un'altra fermata. Tra l'altro fa caldissimo su questo minivan. Il viaggio è corto oggi perché sono 45 minuti, un'ora circa. Stiamo andando a Villa de Leyva. Che vista in questa zona ragazzi, mezz'ora da dove eravamo, siamo in mezzo ai canyon e alle montagne altissime. Qui di fronte c'è una parete dritta ragazzi che scende proprio sulla strada. Arrivati a destinazione, questa è la stazione degli autobus di Villa de Leyva. Adesso andiamo a cercare il posto che abbiamo prenotato per questa notte, dovrebbe essere qui vicino, è un paesino piuttosto piccolo, quindi tutto qua attorno. Hai capito la stanzetta di stanotte? Guardate qua, bella stanzettina, il bagno è in comune ma è praticamente qui accanto, anche questo niente male, con la doccia ragazzi, questa cosa ve la devo far vedere perché la doccia è sempre così,
C'è i cavi della corrente che arrivano alla doccia e la scaldano, bisogna aprire l'acqua pochissimo, c'è proprio un pezzettino, brum, è bollente subito, se la apri un po' di più è fredda perché quel coso lì non riesce a scaldare tutta l'acqua. Comunque siamo arrivati in anticipo, la signora stava pulendo tutte le stanze, infatti sono tutte vuote in questo momento, e qui spendiamo 50.000, che è più o meno quello che stiamo spendendo un po' in tutte le stanze che stiamo trovando. Il paesino, ragazzi, è un gioiellino, ma ci passiamo più tardi perché visto che il tempo non è di migliori, ci facciamo una bella camminata, così stiamo pure freschi e andiamo sui monti qui attorno. Abbiamo trovato una camminata da fare di circa un'ora, 4 km. Accettabile? Accettabile. Allora, siamo scesi un po' di altitudine, adesso siamo a 2100 metri. E si sente? Rimaniamo belli alti, si sente perché fa più caldo, siamo infatti leggermente, passati alle maniche corte, per cui abbiamo detto, visto che ci sono i nuvolotti che coprono tutto, facciamoci la camminata adesso e poi dopo esploriamo un po' tutto il centro. Appena fuori dal centro della cittadina partono subito tutti i sentieri, ce ne sono diversi in questa zona per salire nelle varie montagne qui attorno. È cominciato il cammino, vero ragazzi? Come potete notare abbiamo cambiato scarpe, siamo passati dalle scarpe un pochino più, diciamo, montanare, anche perché Sud America è terra di cammini, terra di trekking, terra di luoghi. E noi siamo fuori forma. E noi siamo completamente fuori forma. Quindi ecco, ne approfittiamo un po' per allungare il respiro, anche perché e allenarci un po'. Lo sentiamo un po' corto. Basta pochissimo, ragazzi, siamo già in una parte molto scenica, in mezzo alla montagna. Si dovrebbe passare proprio lì in mezzo. Qua abbiamo delle piante interessanti. Questa è l'aloe, vero Angela? Sembra, sì. Tu che sei piantifera. Piantifera. Bellissimo, bellissimo, fantastico qua. Interessante il cartello. Allora, non si può fare il bagno, non si può campeggiare, non si possono fumare o consumare sostanze psicoattive, hai capito? Non si può buttare spazzatura e fare fuochi. Anche mi ha detto, girati, guarda qua, bellissimo. Piccola pausa allora ragazzi, per fare questa camminata abbiamo usato due applicazioni. Una si chiama Wikiloc, che ci permette di vedere tutte le camminate nella zona in cui ci troviamo, con tutte le informazioni, altitudine, difficoltà, eccetera eccetera, anche cose da vedere lungo il percorso. E anche un'altra applicazione che si chiama Maps.me, che ci permette invece di vedere esattamente qual è il percorso sterrato, perché su Google Maps questi sentieri non ci sono proprio. E per esempio adesso possiamo vedere che sull'applicazione, eccola qua, ci dice che mancano 2,1 km. C'è un serpente. Dove? Lì avanti. Ma sei spostato? Sono tornata indietro. A vedere. Aspetta. Mazza. È piccolo, Piccolino? per cui non lo vedi bene. Però tu l'hai visto. Sì. Più avanti, qua dove c'è la curva o prima? Lì subito dopo la curva. Dopo la curva. Ma credo si sia spostato. E per forza. Batti i piedi, Angela, batti! Hai capito? Si sente tantissimo il vento adesso perché siamo arrivati in cima. Questa parte adesso è più piatta. Eccolo il vento che arriva. C'è un profumo nell'aria però che è buonissimo. La natura è splendida. Veramente un profumo dolciastro, buonissimo. Anche in realtà ragazzi, vedete, Angela si è ripresa dopo, diciamo, l'incontro L'incontro con il serpentello. Ha detto torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Ha detto Angela, dai, così, dai. Scusa. Ma ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Sì, con calma, parliamo piano del profumo nell'aria. Mazza che vento ragazzi, per fortuna che non abbiamo portato il drone. Cioè in realtà ce lo siamo dimenticato stamattina. Le tipiche scene da mannaggia, doveva portare il drone. Però qua era impossibile, c'è troppo vento, ci sono delle folate fortissime. Ma che cartello arrivati su? Se vende cerveza. Cioè questo è tipo il rifugio che Signore ha capito tutto. In Colombia è alternativo, dritto, ti vendo la birra, basta. È un genio, signore che vive lì. C'è un cavallo. Un cavallazzo? No, un asinello. Un asino gigante, ma no.
Siamo usciti dall'altra parte del canyon, lì in fondo si vede dove siamo passati. Qui adesso è molto più pianeggiante e in pratica si è aperta la vista su tutto l'altro lato. Siamo qui per vedere delle strane formazioni rocciose, al momento non si capisce quali possano essere, però come vedete è cambiato, sono tutte queste roccette. E guarda qua com'è friabile, com'è fria, direbbe qualcuno. È molto friabile. Ma veramente, viene giù subito. Basta, guarda, ecco qua, l'ho staccata io. Ma che figata! Guarda che roba, sembra di essere in un mini canyon. Mini canyon. Miniatura, sì. Mini una Grand Canyon. Sì, esatto. Perché la forma è quella, tipo, vedete, la formazione è questa, sale, poi qua va dritto e poi scende, esattamente come l'Arizona. Ingegnere sembrava in questo momento. Una mini Arizona. E visto che la roccia è così friosa, come abbiamo detto prima, il vento e l'acqua le hanno create, ma è fantastico, ragazzi, fantastico. Il colore è rosino, poi c'è un po' di arancione, la parte sopra è più scura. Quanto sono alte, Angela, secondo te? Adesso, scusami. 2-3 metri? Ah, anche di più, perché se tu sei 1,70, diciamo che... Fria, come dici tu, è frioso. E visto che è fria, stai attenta. No, il colore è stranissimo, cioè guarda, è rosso, guarda questa pietra, è rossa. Vediamo, ti colora? Ti colora? Sì. Gira? No, non Ciao. non scrive, però un po' le mani le lascia rosse, ma no, è incredibile. E poi fria, come dici, si sbriciola tutta. Quattro o 5 metri nella parte più alta. Queste sono ancora più bizzarre, sembrano un castello di sabbia. Questa sembra proprio quella sabbia bagnata che si asciuga e questo è quello che rimane quando si asciuga. Questa vista però vince su tutte quante. Che bellezza, ragazzi, mamma mia, si vedono tutti i colori, tutti gli strati. Da qua proprio abbiamo anche la vista su queste insenature che sono state create dalla natura. Bellissimo, bellissimo, questa vista vale proprio tutta la camminata per arrivare fino a qua. Altri colori, ragazzi, qua c'è il blu su queste rocce, tutto blu, che poi diventa anche un po' viola. Quello è un po' un viola più chiaro, questo un viola più scuro blu. Primo trekking in Sud America fatto. In totale circa 10 km sono stati tra andata, due giretto l'intorno e ritorno. Un solo serpente avvistato, Solo quindi uno. direi che questo è stato il brivido più grande. E ora è l'ora de comer. Sì. Credo che sì. Permesso, asinello, per favore. Dovrei passare. Ah, è legato. Grazie mille. Loro mi sa che fanno lo stesso sentiero come noi, però probabilmente in modo molto più agile. Ciao asinello. Mamma, questa faccetta sempre triste, gli asini. Va bene che li adoro tutti quanti, ragazzi, però se mi mettono anche una targa del genere, cioè, big. Ma la bellezza di questo cagnolino che aspetta fuori dal ristorante di entrare. Ci siamo ricascati, ragazzi, in questo ristorante pienissimissimo. Abbiamo deciso di fare il menù del giorno, guarda qua, è una zuppa di orzo, ci ha detto la signora, ma ci sono dentro anche pezzi vari di carne, eccola qua. Si parte sempre così, con la zuppone, poi il piatto principale e il succo di mango in questo caso. La cucina colombiana non è affatto piccante, a meno che tu non aggiunga, come fa Paolo, la salsetta piccante, lui sempre ci casca. Qua c'è pomodoro, aglio e la morte del peperoncino e altre speziette, una verdurina, vabbè, però gli dà quel tocco che ogni tanto ci vuole, devo dire la verità. Noi che siamo abituati al piccante, insomma, in quanto calabrese. Noi chi? Ma quando mai? Per niente. Lacrime sempre per un...
Però no, quando è poco su questa quantità ci sta. Ragazzi, questo qua è tipo l'antipasto, cioè in posti normali, in paesi normali, questo è un pranzo. E questo è il piatto principale, ragazzi. Cioè, Allora, cosa dobbiamo dire? Cosa bisogna dire qua? allora, qua non c'era molta scelta, era solo o pollo o fegato. Siamo andati sul pollo. La verità è che abbiamo fatto un patto io e Angela. Abbiamo deciso che mangiamo una volta al giorno e poi la sera tranquillissimi. Quindi per esempio ci mangiamo una banana con la granola, basta. La frutta e basta. Frutta e basta, oppure andiamo dritti così fino al giorno dopo. Così la mattina, per esempio stamattina mi sono svegliato, ero tutto piatto. Ho detto, wow, non ho mai visto una panza così piatta. Perché? Facciamo quella specie di digiuno intermittente fatto un po' così a casaccio. A caso, sì. Quindi mangiamo dalle 8 di mattina alle 2 e poi basta. Poi un frutto. Un frutto la sera. Quindi è una cosa secondo me che è da studiare questa, Vi faremo sapere. Non credo che l'abbiamo inventata noi questa cosa, però vabbè. Oh my god, va bene che abbiamo camminato tanto, però tutta questa roba. Che panza, ragazzi. Mamma mia, che mangiate che ci stiamo facendo. bellezza! Ma quanto è grande questa piazza, cioè gigantesca, enorme, saranno 4-5 campi da calcio per un paesino piccolo piccolo qua in mezzo alle montagne, ma questa è un po' la struttura che davano gli spagnoli alle città che costruivano, quindi piazza centrale enorme e tutto un reticolato di viette attorno. Questa cittadina è stata fondata nel 1572 dagli spagnoli, in un territorio in realtà già molto conosciuto dalla popolazione locale dei Muisca, che si riuniva qui, pensate, per osservare le stelle. Infatti in città ancora oggi c'è un osservatorio dove una volta all'anno si riuniscono proprio per guardare il cielo. Come avrete notato, tutto il paesino, sia la piazza centrale enorme che tutte le varie vie, sono fatte con questa pietra locale che è qui dalla notte dei tempi e si è conservata nel tempo. Questo perché ci sono due motivi per cui si è conservata benissimo questa cittadina: perché non era sulle rotte commerciali e quindi non c'era tanto passaggio, è rimasta un pochino nascosta nel tempo, e poi perché nel 1954 è diventata patrimonio nazionale, e quindi per costruire qui bisogna seguire dei criteri importantissimi, molto chiari, molto netti, ed è per questo che appunto è rimasta esattamente com'era. I criteri che si devono seguire sono 3 e sono principalmente quello di utilizzare soltanto pietra locale, legno e calce. Infatti tutti gli edifici hanno i muri bianchi a calce e le balconate in legno, quindi queste caratteristiche fondamentali hanno mantenuto Villa de Leyva ferma nel tempo. Le nuvole si muovono velocissime per il vento e cambiano il colore della città. Ad esempio adesso c'è il sole, quindi tutte le mura sono illuminate. Questa calce riflette tantissimo, quindi diventa quasi accecante il colore. La piazza è leggermente in salita e dietro si vedono tutte le montagne. Questa cittadina gode di un microclima molto diverso rispetto al resto della Colombia, e questo ha permesso che crescessero qui anche delle piante come gli ulivi, e quindi qua addirittura viene prodotto l'olio di oliva extravergine. Sono stati sicuramente importati dagli spagnoli, addirittura extra virgen. In realtà non c'è una piazza, ma ce ne sono ben due. Questa è la seconda, che è la piazza del monastero delle Carmelitane Scalze. Questa è la chiesa, c'è la statua qui della Madonna e ci si infila là dietro per entrare nella parte frontale proprio della chiesa. Da questo lato invece la vietta principale. Ragazzi, qui... Sì. Aiutatemi a fermare Angela. Perché? Sor Angela ha preso il sopravvento, Ma non riesco più a fermarla. Sto parlando delle non siamo ancora entrati nella chiesa, perché l'altra era in ristrutturazione, quella centrale della piazza Maggiore. Adesso andiamo a vedere se questa è aperta. Non mi fermerai. Non mi fermerai. È chiusa anche questa, no.
Siamo rovinati, ragazzi. Tutto il Sud America sarà pieno di chiese, di carmelite scalze, di cose simili. Mamma mia, cosa ci aspetta? Cosa mi aspetta? Angela, non passerai per quella religiosa cattolica. Tutte le religioni ti interessano, tutte le culture, non solo questa in particolare. Qui è anche strano, perché se ci pensi è arrivata molto dopo rispetto a quello che c'era già, no? È stata proprio imposta. È quello che rimane anche un po' della colonizzazione spagnola. Non si la riesce. lingua e la religione. Non si riesce. Sei talmente appassionata che comunque rientri Tiro sul ancora cappellino. nell'argomento. Riparti subito. Comunque si nota tantissimo la differenza tra una città colombiana grande, enorme, trafficata e i paesini. Cioè, non è che la differenza è poca, è tantissima, non c'entra niente, sono due mondi separati. Hai capito? Guarda com'è Cioccolato, felice. c'è il cioccolato, cioè siamo entrati dalla vietta principale lì fuori, c'è questa ragazza vestita così tutta elegante con questa corona di fiori in testa che ti fa entrare in questo, che è un negozio che vende cioccolato, c'è anche il museo del cioccolato, non vi dico il profumo che c'è adesso. Ma adesso la profumo. cittadina tra fiori e cioccolato, come un profumo Sento un buonissimo. odore che mi infastidisce. È cioccolato, No. caffettoso, un po' È vero, strano, è sì. caffè e cioccolato. A me piace, poi mi ha regalato cioccolatini per entrare, direi che mi ha comprato subito così. È giusto, leggermente decorato, fiori, piante, il cacao dappertutto, anche su questo lampadario enorme. 2 enormi uova di Pasqua. Guarda cosa c'è invece? La birra al cioccolato. Ecco, Cerveza al cioccolato. non mi convince, Angela. Dici, No, secondo me è per niente. buonissimo. No, terribile. Secondo me è terribile. Forse ci serve questa invece, Angela. Cosa mi Invece dici? della birra dici, la maschera anti-età. anti-invecchiamento. Maschera anti-età al cioccolato. Pur essendo un paesino così piccolo, in realtà Villa de Leyva ha avuto un fondamentale ruolo nella creazione della Colombia come la conosciamo oggi, per la sua indipendenza. In particolare, qui è stata scritta per la prima volta la Costituzione colombiana. Adesso siamo entrati in questo edificio che è una casa, e è la casa di Antonio Nariño. Là sopra c'è Paolo affacciato al balcone del secondo piano, una casa coloniale tipica su 2 piani con tutto il colonnato, e questo Antonio Nariño è un personaggio fondamentale per la Colombia, prima di tutto perché ha tradotto in spagnolo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e per questo motivo è stato incarcerato per moltissimi anni. Qui Nariño ha passato l'ultima parte della sua vita e ha sempre lottato per l'indipendenza della Colombia e per i diritti dei colombiani. Ci hanno detto di provare assolutamente l'aromatica de frutta, quindi con la frutta dentro. L'aromatica è quella tisana che di solito si fa con la hierbabuena, che è la menta, ma questa è fatta invece con la frutta, con l'acqua calda, la frutta dentro, e poi si beve questo infuso di acqua che poi calda. Vabbè, adesso vediamo. Proprio di fronte alla stazione degli autobus, che è da questo lato sotto le montagne, c'è questo posticino che si chiama La Baguette de Oro. Ne abbiamo prese 2, una classica con la menta molto Profumatissima, sì. e poi questa aromatica di frutta con le more all'interno e anche la papaiuela. Abbiamo dovuto chiedere diverse volte alla ragazza per Come capire si che cosa scriveva, è. perché pensavamo alla papaya, ma non è papaya in realtà, è questo frutto qui che si chiama papaya di montagna. Detta anche Vasconcellea pubescens. Mi sembra semplice da dire. Guarda come è fatta, è gialla, infatti è molto più chiara rispetto alla papaya e ha dei semi all'interno, quindi un po' la ricorda. Papaya di montagna, mai provata, adesso la assaggiamo. Si aggiunge un po' di zucchero super grezzo, la Nella panela. si può aggiungere un po', gli dà un buon sapore perché è tipo mieloso come sapore, non è proprio zucchero, è un sapore molto diverso, quindi dolce ma non troppo. Assaggio allora della papaiuela. Dolce. Sembra quasi una mela cotta o una pera cotta. Buona. Ma ricorda Buona. la papaya un po', no? No, la papaya no, non la ricorda. E poi vabbè, le more. Sono more. Sono acidule. Very good. Confermi? Buone. Adesso sono curiosa di sapere se l'acqua sa di qualcosa, perché comunque c'è solo frutta dentro, quindi sentiamo.
Questa ragazzi si può fare a casa, chiaramente non si trova la papaiuela, però si può trovare altro, secondo me si È può fare. stranissima, è buona. È saporita? Sì, È un dolce? sacco. Non è dolce perché non abbiamo messo lo zucchero, è un po' acidina, c'ha l'acidino delle more, però è buonissima. Una tisanella davvero. fatta in casa, gli metti un po' le more, gli metti qualcosa. Forse anche con le fragole si può fare. Guarda che quantità di frutta, tantissima rispetto all'acqua che c'è. Un mangia bevi. È arrivato il momento ragazzi di fare un po' di calcoli. Allora, quanto stiamo spendendo per ora in questi primi giorni e come sono fatte anche le banconote colombiane. Guarda qua che verdone, questo è il più grande, il 100.000 ed è verde proprio perché si sa, è giusto che sia così, il più grosso deve essere verde, il verdone, il tipico verdone, 100.000 pesos. Non ci sono gli zeri, in realtà le banconote vecchie hanno ancora tutti gli zeri, invece quelle nuove c'è proprio scritto solo 100 e la parolina 1000 accanto. Piccolina. Indicavo una cosa ma perché lo vedevo da dietro. Ecco, lo vedevamo da questo lato, 100 e poi scritto 1000. Esatto, e questa è una delle banconote. Ma sono 20 euro, Sono 20 Circa euro, 20 sì, euro. sembrano tanti ma sono 20 euro. Poi c'è il 50, il 20, il 10. Io ho un 10 qua, ho il 50 che invece è violetto. Eccolo qua, violetto. E poi basta. abbiamo le monete, poi Poi le monete. partono le monete. C'è anche il 5 in realtà in carta. E c'è anche il 2000. Questo è il 1000 però, la moneta più grossa è il 1000 che sono 20 centesimi. Ecco, mi piace Tutte le perché altre questa sono cosa piccine. l'abbiamo fatta malissimo. Malissimo, l'abbiamo fatta Tirato malissimo. fuori cosa a Però caso. facciamo che partono dei 20 euro e si finisce le monete. male. Ecco, Si finisce posso. malissimo. Va bene, Vabbè. allora parliamo invece di quanto stiamo spendendo, perché ci stiamo rendendo conto che comunque i prezzi sono un po' diversi rispetto all'Asia, anzi decisamente diversi. Sì. Allora, per ora abbiamo parlato della stanza, 50.000 e più o meno questa è la media che stiamo spendendo ora. Il pranzo oggi, quindi un pranzo completo, ci è costato 13.000 a testa, quindi sono 3 euro. 3 euro, sì. Tipo l'aromatica, abbiamo speso 5.000 in due. Campane. Le campane! Proprio. C'è qualcuno che fa. Sì. Ok. È partito tutto. Continuiamo il discorso tra poco. Basta finito? Ha finito, ok. No. Non ho finito. Sembrano gli spari, dai. I fuochi d'artificio. Ok, forse ci siamo. Ha fatto 2 colpi finali ed è finita lì. Allora, ricapitoliamo un po'. Abbiamo 50.000 per dormire, 13.000 il pranzo, altre cose sono sui 5.000. Allora, sono prezzi indicativi, però sono i più economici che abbiamo trovato fino ad ora. Sì. Quindi potrebbero anche scendere, come potrebbero addirittura salire. Allora, quindi ci facciamo quest'idea al Sì. momento. Diciamo che la voce di spesa più alta di cui ci siamo accorti sono i trasporti, perché costano anche sono quelli. rispetto all'Asia quelli sono più cari, assomigliano un po' a quello che spendevamo in Messico, mi ricordo, sì. dove il livello dei trasporti è molto alto e quindi costano anche un po' di più, perché comunque anche per fare meno di un'ora per venire qui si spendono sui 2-3 euro. Sì. In genere in Asia siamo su 1 euro per ora di viaggio, più o €1 meno. per ora di viaggio. Questo è, qui invece siamo almeno il doppio se non il triplo. Sì, dipende poi dalla strada, dipende se ci sono i pedaggi. Abbiamo notato che ci sono un sacco di pedaggi da pagare Sì. sulle strade e quindi anche lì il prezzo probabilmente si alza, non solo chiaramente per la benzina, per tutto quello Sì. che è connesso chiaramente al trasporto, ma anche per i pedaggi che sono veramente alti, oltretutto, Sì. abbiamo visto, perché per un pezzettino costava 3-4 euro, Sì. un pezzettino di strada statale, neanche autostrada, e quindi è sicuramente anche quello che va a incidere molto. E poi vabbè, per dormire anche lì c'è un aumento rispetto all'Asia, dove potevamo dormire addirittura con 6, 7, 8, 9 euro, e qua il minimo che abbiamo trovato fino ad ora. Tanto salutiamo il signore. Il minimo che abbiamo trovato qua invece è già più di 10 euro, siamo Sì. sui 12, 11 Sì. euro, e quindi ci sono quei... è poca roba alla fine, Sì, ragazzi, perché è comunque... poco. Però chiaramente noi facciamo questi discorsi perché guardiamo alla lunga, no? Sì. Con la prospettiva di mesi o addirittura anni. Sono costi che poi vanno a incidere, perché se spendi 3-4 euro in più per dormire a notte per 365 notti,
sono Tanti, è una bella, sono tanti, è una bella non cifra. facciamo il conto, ecco, direi che non lo facciamo. Stessa cosa per tutto il resto. Sì. Per il mangiare invece stiamo trovando prezzi bassi alla fine, perché Sì. per un menù enorme come quello di oggi, 3 euro, che praticamente ti sazia anche, anche la Cena, sera, sì. è poco, anche la qualità è molto alta, le materie prime sono ottime. Ci sta piacendo la cucina colombiana, decisamente devo dire bene. inaspettatamente, perché secondo me non è neanche tanto conosciuta. Alla fine del Latino America è quella messicana, quella più conosciuta, quella Sì. colombiana però si conosce poco. Invece buona, raga, è devo buona. dire che finirà la Colombia e noi saremo delle arepas. Me lo sento, Sicuro, me lo rotondi, sento che guarda. pieni di formaggio, ecco, Vediamo, questa vediamo. cosa me la sento. Va bene ragazzi, allora questo video finisce qui, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le novità. Salutiamo anche i ragazzi di Patreon che ci seguono bellissimi. live e seguono le nostre avventure e disavventure direttamente appena succedono. E quindi ragazzi, Alla prossima! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado.